Io oggi mi trovo in un paese il cui territorio si estende dalla montagna al mare, dal bellissimo bosco di San Ferdinando, dalla rocca di Buticari, fino ad arrivare ad una bellissima spiaggia. Oggi vi parlo di Nizza di Sicilia. Venite con me! L'origine di Nizza di Sicilia è legata a delle piccole cessioni territoriali tra la marina di Fiume di Nisi e la marina di Roccalumera, avvenute nel 1613. In seguito il re Ferdinando II di Borbone emanò il Real Decreto nel 1848 con il quale riunì le due marine, la marina di Roccalumera e la marina di Fiume di Nisi, sotto il nome di San Ferdinando. Il nuovo comune riceverà da Fiume di Nisi ben 240 ettari di terreno boschivo che esistono tutt'oggi e che mantengono ad oggi il nome di Bosco di San Ferdinando, che vedremo più avanti. Ma non finisce qui la storia. Difatti, l'11 maggio 1863 San Ferdinando cambia nome e diventa Nizza di Sicilia, in onore dell'eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi, nato a Nizza di Francia, il quale l'aveva così chiamata nel 1860 in un documento rilasciato a una delegazione di San Ferdinandesi. Curioso, vero? Un paese che ha mantenuto il proprio nome per soli 13 anni, da San Ferdinando a Nizza di Sicilia. Ma cosa si può vedere in questo territorio? Sicuramente il castello d'Alcontres. Costruito tra il 1583 e il 1627, il castello appartenne inizialmente ai signori di Fiume di Nisi, per poi diventare proprietà dei La Rocca, principi d'Alcontres e signori di Roccalumera. La struttura originaria del castello era più estesa di come si presenta oggi. Presentava difatti due corpi merlati, sporgenti verso il mare. Oggi si possono ammirare solo le parti del castello che comprendono il bastione, la porta principale e uno dei due corpi merlati. Ad oggi, all'interno del castello, vi è un bellissimo bed and breakfast, il B&B d'Alcontres. L'aspetto che rende interessante Nizza di Sicilia è che il suo territorio ha inizio proprio dal mare. Qui vi è difatti un caratteristico borgo marinaro e camminando per queste vie pare proprio di respirare la vita dei pescatori di un tempo, che vivevano a pochi passi dalle loro barche e dal loro mare. Da qui si può vedere Capo Sant'Alessio, guardando a sud, e Capo Alì, guardando verso nord. Il territorio di Nizza però non è solo mare, vi sono difatti alcune aree di montagna pertinenti al suo territorio. Un esempio sono il bosco San Ferdinando e la rocca di Buticari. Il bosco di San Ferdinando rappresenta la parte più alta del territorio di Nizza, che raggiunge circa 500 metri di altitudine. Passeggiare in questi luoghi è davvero piacevole, oltre che incredibilmente rilassante ed immersivo. La passeggiata che io ho fatto è stata lungo il torrente Vacco, fino ad arrivare al rifugio forestale Nociara e al rifugio Cipollazzo. Il silenzio domina incessante tutti questi luoghi. Vi è anche il parco suburbano Rocca di Buticari, che si presenta come un incomparabile anfiteatro naturale dal quale si può osservare un incredibile panorama sullo Ionio. Al centro di questo anfiteatro vi è la spettacolare Rocca di Pancaldo, un esempio di sollevamento tettonico in corrispondenza della catena appenninico-magrebide. Lungo il percorso si possono incontrare diverse opere d'arte, frutto di un progetto che ha voluto coniugare arte e cultura. Un esempio è Le Sentinelle di Alfio Bonanno, opera di land art rappresentante tre imponenti strutture che si ergono tra cielo e terra. Nei pressi delle Sentinelle vi sono i resti di un torrione, un'antica torretta di avvistamento usata come punto di controllo in caso di attacchi nemici. Da qui ho potuto ammirare uno spettacolare tramonto. Ed un enorme grazie va al comune di Nizza di Sicilia che mi ha ospitato e mi ha dato la possibilità di vedere, scoprire e raccontare questo territorio. Grazie.